Benvenuto e benvenuta. L'argomento di questo nuovo video è l'esportazione del file utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal pannello Mindecolor 2. Sappiamo perfettamente quanto possa essere noioso e macchinoso esportare a volte anche diverse immagini insieme, magari al termine della lavorazione di un servizio il quale scopo è quello di essere pubblicato o stampato, richiede quindi una fase di esportazione. Il pannello Mindecolor infatti ci mette a disposizione delle funzionalità che sono quelle più comunemente utilizzate in ambito fotografico e ci facilita di tantissimo il lavoro di salvataggio delle nostre immagini. Ma andiamo sul pannello e vediamo come funziona. Ci troviamo all'interno di Adobe Photoshop e nello specifico sul pannello Mindecolor 2 nella versione Pro. All'interno del modulo Utility abbiamo una piccola sezione in basso a destra evidenziata da un rettangolo azzurrino all'interno del quale si trovano una serie di pulsanti. Quelli a noi più importanti e più interessanti sono proprio questi 6 interruttori, questi 6 pulsanti. Ognuno di questi pulsanti infatti attiva una fase automatica di esportazione nell'estensione del file indicata sul pulsante stesso. Inoltre abbiamo la possibilità di attribuire un nome al file che verrà salvato e ci sarà la possibilità di aprire la cartella all'interno della quale risiede il file da salvare. Ovviamente ogni scelta che effettueremo attraverso uno di questi 6 pulsanti porterà a un risultato diverso e vediamo quali sono. Bene, mettiamo il caso di voler salvare una nuova versione di questa immagine e per questo utilizzeremo un formato PSD al fine di mantenere intatta tutta la lavorazione effettuata. Infatti qui vedete una serie di livelli di regolazione che hanno contribuito a raggiungere questo stato dell'immagine e vogliamo mantenere la risoluzione della nostra immagine, le dimensioni, ma anche il profilo colore e profondità colore. Infatti abbiamo un profilo colore Profoto e vogliamo mantenere i 16 bit di profondità colore. A questo punto possiamo cliccare sul campo di assegnazione di un nome, lo chiameremo Step 1, cliccando sul pulsante PSD. Il pannello ci chiederà di poter accedere alla cartella dove risiede il file originario di partenza, quindi il file original.psd, gli diremo ok e a questo punto il pannello non farà altro che chiudere il file original.psd e aprirmi il nuovo file appena creato, che si chiamerà infatti step 1.psd 4000x6000 300 dpi e avrà sempre una profondità di 16 bit e un profilo colore Profoto, come possiamo vedere anche dalle info. Ma mettiamo il caso invece di voler salvare in formato JPEG ad alta risoluzione la nostra immagine. Quando può risultare utile esportare il file di lavorazione in JPEG? Semplicemente per avere una riduzione del peso dell'immagine sui nostri hard disk, mantenendo la risoluzione originaria. Vediamo come. Cliccando sul campo del naming posso anche eliminare tutto ciò che riguarda la nomenclatura e lasciarlo vuoto, oppure attribuire un nuovo nome, per esempio esportazione unico livello. Posso cliccare sul tasto JPEG in alta risoluzione, mi chiederà nuovamente di accedere alla cartella di locazione del file, gli darò ok e a questo punto mi avrà creato un file JPEG che aprirò adesso con profilo Adobe RGB ed ecco qui il file in alta risoluzione. Infatti avrà 4000x6000 300 ppi. Le caratteristiche di questo file sono che ha una profondità di 8 bit essendo un JPEG e un profilo colore Adobe RGB 1998.
Vediamo un altro esempio. Mettiamo il caso di voler salvare l'immagine con un formato in alternativa al JPEG che ci possa mantenere una qualità maggiore. A questo punto possiamo scegliere il formato TIFF HR, che non farà altro che mantenere la massima risoluzione del file in un unico livello, mantenendo però 16 bit di profondità colore e Adobe RGB come profilo colore. L'unica differenza rispetto al PSD sarà che tutti i livelli saranno uniti in un unico livello. Quindi esportazione TIFF, clicchiamo su TIFF HR, diamo il consenso ad accedere alla cartella e troveremo un nuovo file che in questo caso sarà sempre 4000x6000 perché è un'alta risoluzione, Adobe 1998, e in questo caso la profondità colore sarà quella di 16 bit. Altra alternativa può essere per esempio l'esportazione del file. Partiamo sempre dall'immagine originale, eccola qui. Un'altra alternativa al file PSD è per esempio il file PSB. Sostanzialmente la differenza tra i due è che nel caso del PSD siamo limitati in termini di risoluzione e di pesantezza del file. Infatti il grosso vantaggio dei file PSB è che possono avere una risoluzione massima di 300.000 pixel per 300.000 pixel e possono occupare uno spazio sul disco pari a 4,2 miliardi di giga. Quindi capite perfettamente che ha una destinazione d'uso ben diversa da un file PSD. Stavolta facciamo un naming massima risoluzione, in realtà manterrà la stessa identica risoluzione del file di partenza, ma ci permetterà di salvare il file qualora la quantità di livelli e di risoluzione del file stesso andassero ben oltre i 2 giga. Cliccheremo su PSB, ci chiederà nuovamente come sempre l'autorizzazione ad accedere alla cartella e il risultato sarà il seguente. Quindi siamo in presenza del file denominato massima risoluzione.psb. Manterrà ovviamente la risoluzione originaria, quindi il 4000x6000, e avrà un profilo colore che è lo stesso profilo colore di partenza e sempre a 16 bit, quindi manterrà esattamente il massimo della qualità del file di partenza, ma avremo il vantaggio di poter eccedere i 2 giga di peso sull'hard disk o risoluzioni fino a 300.000 pixel per lato maggiore. Andiamo a vedere le ultime due opzioni, che sono JPEG per il social e il TIFF per il social. In entrambi i casi l'immagine verrà ridimensionata a 2048 x 1366 e 300 dpi di risoluzione in entrambi i casi. Le differenze sono soltanto nella profondità colore, che nel caso del JPEG sarà a 8 bit, nel caso del TIFF sarà a 16 bit. Di nuovo, in entrambi i casi il risultato dell'immagine sarà un'immagine con profilo colore sRGB, perché è il profilo colore maggiormente utilizzato e richiesto dalle piattaforme social. Facciamo un esempio pratico. Torniamo all'interno del pannello e diamo un naming, per esempio con le sigle di un social, e clicchiamo su JPEG social. Automaticamente il pannello ha aggiunto al mio nome attribuito un suffisso social e il risultato è esattamente un'immagine in JPEG con il lato maggiore 2048 e 300 dpi in profilo colore sRGB e il nome sarà fb_social. Stesso avverrà se cliccassimo su il pulsante TIFF social, con la differenza che l'estensione del file non sarà più un JPEG ma sarà un TIFF e la profondità colore non sarà 8 bit ma sarà 16 bit. Bene, spero di esservi stato utile e sfruttate al massimo queste opzioni inserite all'interno della sezione utility di Mind the Color 2. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video.